Ho iniziato la giornata molto presto questa mattina. Abbiamo iniziato alle 6 del mattino, siamo andati da Beirut verso il nord del paese. Siamo andati al centro di ricevimento a Tripoli dell'UNHCR. Questo è un posto sorprendente. Ci sono 5 posti così nel Libano, 2 nel nord, ma principalmente ci sono 5. Il posto di ricevimento è anche il posto di aiuto per i rifugiati, una cosa importantissima. Questa è la più grande responsabilità, la prima responsabilità di UNHCR, di registrare tutti questi migranti. Durante 4 anni ci sono stati 1,1 milioni di rifugiati siriani che sono arrivati e sono andati tutti a questi 5 posti. Per costruire un documento, con quello loro possono lavorare. Senza avere questa registrazione non c'è un modo di lavorare, non c'è un modo di aiutare, e anche questo è il posto dove loro possono prendere la carta con l'aiuto che loro ricevono dal UNHCR con i soldi per vivere. Sembra un mondo parallelo. Io sono nato a Beirut, io sono partito perché la guerra quando sono nato era troppo difficile per i miei genitori, troppo pericoloso. Io avevo una situazione un po' simile, siamo arrivati molto più fortunati di tante persone, con un passaporto americano che era una sorta di un miracolo, un aiuto che tutte le persone che ho conosciuto durante questi 2 giorni non hanno. Noi abbiamo avuto una vita ricca, bella, con delle sfide, ma niente come quello che ho visto durante questi 2 giorni. Si sente l'urgenza e anche la gravità della situazione. Tutta questa gente, giovani, vecchi, famiglie intere, persone con gravi problemi, persone che sono delle persone che hanno una vita normale prima, che adesso hanno perso tutto. Ho parlato con alcune persone, ho chiesto delle domande, non ho potuto resistere a questa opportunità e loro sono stati molto generosi con l'informazione, con le loro storie. Ho parlato principalmente perché ero curioso di sapere chi erano, chi sono. Ho conosciuto un uomo che prima, lui a Aleppo, lui aveva un negozio, un mini market. Ho conosciuto la sua moglie e anche i suoi bambini. Lui ha perso tutto e anche il mini market totalmente distrutto. Anche ho conosciuto un giovane ragazzo che era un studente e lui aveva perso la sua gamba quando una bomba è arrivata nella casa loro e ha distrutto la casa e anche ha preso la sua gamba. Tutta la famiglia, sono tutti andati a questo punto di ricevimento di UNHCR, dove hanno cercato di trovare una vita più sicura. E recentemente lui, anche se lui ha perso la gamba in una sedia, lui ha conosciuto una ragazza e recentemente loro si sono sposati. Vita dappertutto, il confronto con la vita, il confronto con le storie, il confronto con tutto quello che conosciamo, tutte le vite come le nostre, ma in una situazione, in una condizione, nelle condizioni impensabili. Mi fa anche paura perché i numeri sono enormi, sono stratosferici. Ci sono nel mondo totale, ci sono 60 milioni di persone in una situazione simile. In totale ci sono quasi 2 milioni in Libano e 1,1 milioni di siriani, rifugiati siriani. Mi fa veramente paura perché ho paura che questa tendenza, il problema dei rifugiati per tanti motivi, non terminerà mai. Ho paura della crescita dei numeri ancora di più. Sono rimasto impressionato dall'energia delle persone che lavorano lì e anche finalmente ho sentito una storia con un happy ending, con tanta gioia. Ho conosciuto una famiglia, il padre, la madre e 3 figli,
E loro 3 mesi fa hanno ricevuto finalmente la notizia che hanno un resettlement per vivere e per iniziare una nuova vita in Inghilterra. Non sanno veramente dove in Inghilterra e non sanno che giorno loro devono andare lì, ma l'unica cosa che loro sanno è che il posto è confermato e anche che le valigie devono essere pronte. Credetemi, quando vi dite che l'energia, i sorrisi, l'ottimismo, questo fa bene. Quando vediamo tutta questa gente e tutta la sofferenza e dopo vediamo delle persone con la stessa storia ma che sono stati selezionati per avere una nuova vita, e il boost di energia è una cosa incredibile, incredibile. Io sono andato a visitare una famiglia che sta vivendo in questo momento, è da 4 anni, in una fabbrica di pollo, una vecchia fabbrica di pollo abbandonata, senza acqua, senza elettricità, senza un tetto stabile, senza finestre, senza anche muri interi. Loro sono arrivati, una famiglia di una madre, il padre e 5 figli, e fra questi 5 figli c'è uno che è totalmente sordo, che ha 6 anni, e un altro che ha 17 anni, che è mezzo sordo. Quando loro sono arrivati c'era niente, allora lui, il padre, ha dovuto costruire e stabilizzare 2 stanze, solamente 2 stanze. Una stanza per dormire, un'altra stanza per preparare il cibo e anche un punto dove loro hanno potuto mettere un po' d'acqua per avere una sorta di bagno, ma non c'è un bagno, non c'è. Il primo anno loro non hanno avuto aiuto da UNHCR per l'inverno. È stato un inverno, questo primo inverno disastroso, ma dal secondo, con l'aiuto di UNHCR, loro hanno potuto stabilizzare un po' la loro vita durante l'inverno anche. La cosa incredibile è che loro devono pagare l'affitto per queste 2 stanze in questa fabbrica rubinata e pagano $200 ogni mese per affittare queste 2 stanze. $200 per una famiglia di rifugiati che non hanno soldi è un incubo. I soldi che la famiglia ha, e loro hanno $175 ogni mese di aiuto da UNHCR, non sono neanche abbastanza per pagare l'affitto. Questo è solamente un caso, è un caso così, è un lavoro enorme. E questi sono solamente 7 persone. Quando pensiamo alla situazione, l'importanza, la gravità anche di queste 7 persone, e pensiamo che ci sono 1,1 milioni in questo paese adesso, iniziamo a capire l'enormità di questa crisi. Siamo andati a un community center. C'erano tanti bambini per una festa di Natale e dopo sono andato sopra per conoscere alcuni giovani rifugiati, ma anche con alcuni libanesi che non sono rifugiati, ma che hanno la stessa età. Tutti avevano fra 20 e 25 anni. C'erano tanti siriani, c'era anche una ragazza libanese, ma questo youth group, questo gruppo di giovani, è il primo youth group per i rifugiati in tutto Libano. È un gruppo molto speciale perché è un gruppo che sta cercando di affrontare le differenze e anche la separazione che c'è adesso in questo momento fra la comunità libanese giovane e la comunità dei rifugiati della stessa età siriani. Loro avevano bisogno di formare una sorta di gruppo, di parlare, di confrontare la differenza, di confrontare questo vuoto e l'aggressione, la negatività che c'era fra i giovani libanesi e i giovani siriani. C'era una sorta di rabbia, ma non una rabbia distruttiva, una urgenza di comunicare,
di cambiare, di sviluppare, di continuare anche con l'educazione, anche di formare una carriera, di accettare che le loro vite hanno cambiato, loro non sono in una bolla dove pensano e aspettano per tornare a casa, loro prendono la vita, non hanno una scelta, hanno 21-25 anni, se loro non sfruttano di questa vita che loro hanno, anche se la vita ha cambiato, loro perdono il periodo più importante e più formativo delle loro vite e dunque hanno deciso di cambiare. Invece di costruire muri, smontano questi muri e cercano qualcosa di positivo da fare. Quando ho chiesto se loro hanno perso i loro sogni, tutti mi hanno risposto no. Solamente uno mi ha detto di sì, perché lui mi ha detto che infatti i suoi sogni sono stati totalmente cambiati e adesso sono molto più grandi e molto più ambiziosi. Quando ho chiesto se questo era possibile senza il supporto della loro comunità, tutti mi hanno detto no. Io ho visto delle cose che mi hanno reso triste, ma anche, soprattutto, ho visto delle cose molto ispiranti. Ho visto una grinta umana pazzesca. Ho incontrato una famiglia di un ragazzo che si chiama Ahmed, lui ha 22 anni, con una nuova moglie e anche con un bambino di 1 mese. C'era anche la sua mamma, che si chiamava Ayush, e anche la sua sorella, con il suo bambino anche. Scusa, questo è molto difficile di spiegare in italiano per me, ma voglio tentare di farlo, anche se faccio tanti errori, non è importante, la cosa è di parlare e comunicare quello che ho visto in italiano, perché ho la voglia di farlo. Ho conosciuto un giovane ragazzo di 13 anni che si chiamava Mustafa e lui vuole solamente la sua cosa che lui vuole fare di più è di andare a scuola, ma la scuola pubblica dove lui era prima c'era troppo bullismo, anche bullismo violento, anche bullismo dalla parte dei insegnatori. Il suo unico vero desiderio è di tornare a scuola e di continuare come un bambino normale, un ragazzo normale. Da lì sono andato a un appartamento dove ho potuto incontrare un uomo incredibile. Lui si chiamava Samir. E lui si trovava in una situazione orrenda. Ha una moglie, lui è stato forzato da sposare questa donna, ma loro sono amici, lui ha adesso 3 bambini, ma allo stesso tempo è anche gay. Lui aveva sempre vissuto questa sorta di doppia vita, ha gestito il suo segreto molto bene. Lui mi ha detto, la sua famiglia non sapeva, i suoi figli non sapevano, la sua moglie non sapeva. Quello che ha rotto questo equilibrio era Daesh, ISIS. A Aleppo, quando Daesh è arrivato e loro hanno preso tutto il controllo di Aleppo, loro uccidono queste persone in un modo molto pubblico e lui ha visto anche alcuni dei suoi amici che sono stati buttati dai tetti dei palazzi per essere uccisi pubblicamente. E anche nella sua comunità di LGBT c'erano alcune persone che hanno dovuto fare la scelta o di avere paura di essere uccisi o torturati o andare con Daesh e diventare come Daesh. E loro hanno preso la seconda opzione. E dunque lui, Samir, aveva veramente paura che queste persone nella sua comunità segreta
parlano di lui. Con questa situazione, con questo rischio, c'era un triangolo impossibile e lui aveva 3 scelte: o di andare con Daesh e diventare uno di loro, o rischiare la sua vita e anche la vita della sua famiglia, della sua moglie e dei suoi ragazzi, dei suoi bambini, o la terza opzione di andare via. Allora lui ha scelto di scappare, è venuto qua a Lebanon, a Beirut, e ha lasciato tutta la sua vita dietro. È una situazione molto molto triste. L'unica cosa che lui vuole è di tornare e di essere ancora una volta con i suoi figli e con la sua moglie. Ho visto questo uomo e l'onestà e la semplicità con la quale lui mi parlava. E ho visto ancora una volta che non si può fare generalizzazioni con l'amore, con la sessualità, con l'idea della famiglia, con la vita. È una cosa molto molto complicata. Mi trovo in una situazione che è una confluenza di tanti diversi elementi. C'è l'aspetto sociopolitico, c'è la geografia, c'è l'amore, c'è la religione, ci sono problemi di classe, ci sono problemi di soldi, c'è razzismo, c'è sessualità, c'è tutto, ma soprattutto c'è anche gioia. Ho terminato la mia giornata con musica, abbiamo ballato, abbiamo cantato. Dopo tutta questa giornata abbiamo terminato con sorrisi, con passione, con energia. E questo è il spirito della gente. Allora, anche se è una situazione molto complicata, ogni persona ha bisogno di avere un valore per loro stessi. C'era una sorta di resistenza, una forza, c'era anche tenerezza. E ho capito che questa forza, questa resistenza, questa determinazione e anche questa tenerezza, queste sono le cose le più importanti.